Ma all'Aquila non era tutto risolto? E allora perché a un anno dal terremoto gli aquilani scendevano in piazza, occupavano le strade al grido di L'Aquila, l'Aquila? Ci siamo messi in viaggio per capire da vicino, per guardare con i nostri occhi, per parlare con i cittadini da cittadini, senza la mediazione di nessuno e soprattutto di un'informazione pubblica di cui non ci fidiamo più. Noi siamo quelli della valigia blu, 207.000 firme per chiedere una rettifica al TG1 di Minzolini, perché prescrizione non è assoluzione. Siamo arrivati all'Aquila da tutta Italia, non ci eravamo mai visti prima, anche se gestiamo insieme il gruppo su Facebook La dignità dei giornalisti e il rispetto dei cittadini da mesi ormai. Ma fino ad ora era tutta una chat tra Skype, Facebook, Google e Twitter. Alla stazione ci aspetta Tommaso, anche lui è di valigia blu, studia e lavora a Bologna ma è aquilano. Ci farà da guida. È stato lui a organizzare con i vigili del fuoco la nostra visita nella zona rossa, che è poi come dire tutta la città. A parte quei 700 metri di corso riaperti e comunque totalmente transennati, il centro storico dell'Aquila, 800 anni di storia, è tutta un'inesorabile, paurosa, inquietante zona rossa. Transenne e ponteggi lungo tutto il percorso. Quelle transenne che proteggono da eventuali cadute di masse dagli edifici sono lì a sostenere la protesta di chi non ha più voce, cartelli, striscioni, fogli, lenzuola scritti a mano che dicono una cosa sola: ridateci la nostra città, noi non la lasceremo morire. Una sezione a parte dedicata proprio al TG1, reo di aver censurato il corteo di 20.000 aquilani del 16 giugno, quando in 5.000 hanno poi occupato l'autostrada per attirare l'attenzione sulle loro condizioni. Il giro nella zona rossa parla più di 1.000 foto e di 1.000 immagini, bisogna vedere per capire. Questo non è stato un terremoto, è stata una tragedia immane che ha distrutto un'intera comunità. È sfuggito al resto del paese la portata di questa evento. È stata una cosa terrificante. Vicoli, piazze e strade dove domina impetuosa la struttura dei ponteggi, sai che quello è un museo all'aperto del post-terremoto e ti chiedi veramente se a questo punto riusciranno a ricostruirlo. A 1 anno e 3 mesi dal terremoto la ricostruzione non è partita e non si vede nessun segnale di ripresa. Sembra tutto fermo alle 3:32 di quel maledetto 6 aprile 2009. Gli aquilani sono tosti e si sono messi in piazza con un presidio permanente per fare pressione sulle istituzioni. Questa è una città bellissima e la vogliamo ricostruire, vogliamo che ci dicano quando possiamo cominciare. 2 locali storici del centro hanno riaperto proprio all'inizio del corso nelle vicinanze, ma l'attività commerciale è ferma. Il centro è dei militari, dei vigili del fuoco e di Ringo e i suoi amici, i cani soli e abbandonati che seguono i vigili del fuoco puntualmente nei loro giri dentro la zona rossa. Parliamo con le persone che incontriamo, cerchiamo di capire come stanno, che sta succedendo. Sono persone per bene, non sono black bloc.
Sono persone che vogliono ricostruire la loro città, hanno apprezzato la gestione dell'emergenza, ma dopo è stato abbandono e caos. Magliette bianche che vogliono rappresentare i fantasmi dell'Aquila, quelli che sono stati impacchettati da qualcuno che ha fatto credere all'Italia intera che tutto va bene, che tutto sta a posto, che noi siamo degli ingrati, mentre noi siamo delle persone che continuano a versare lacrime sui palazzi distrutti, sui loro morti, sugli amici persi, sui familiari persi. E siamo persone normalissime, stiamo bollendo, siamo un vulcano che sta per esplodere e questo lo dice un cittadino di oltre 60 anni che ha sempre votato al centro, uno equilibrato. È questo che deve capire chi ci rappresenta. Nessuno sa quanti soldi ci sono per la ricostruzione, se e come potranno ricostruire le loro case. Non ci sono direttive. La proroga continua delle tasse da pagare è uno stillicidio psicologico. L'economia a terra, il lavoro non c'è più. In questo momento siamo esattamente da 15 mesi senza introiti, perché noi siamo i titolari dell'attività che non abbiamo avuto degli aiuti dallo Stato. Lo Stato ci ha dato solo 2.400 euro per i primi 3 mesi e poi ci ha abbandonato. Bisogna far ripartire l'economia, perché se tu mi dai la casa e non ho il lavoro, la casa che ci faccio? Questo è importante. Il lavoro è fondamentale, perché l'Aquila ha dei problemi di lavoro, perché 800 attività commerciali non sono riaperte. Nelle 800 attività commerciali giravano una marea di persone a lavorarci, 3-4 mila persone. Al di là delle polemiche e delle responsabilità, si cerca di capire ora come fare per aiutare gli aquilani. Ma come si fa ad aiutarli se prima non viene fuori come stanno veramente le cose? Senza strumentalizzazione né da una parte né dall'altra. Non c'è democrazia senza verità. Cominciamo da qui. Cominciamo a chiedere la verità sull'Aquila, per favore.